questa volta ho deciso di portarvi prima nei miei posti segreti, quei posti dove ho passato tutta l'infanzia e dove oggi vado anche a caccia. Poi partiremo alla scoperta del Collio a cavallo per arrivare in Slovenia, uno dei miei luoghi preferiti per la caccia al cinghiale. In questo periodo quasi tutte le sere vengo dopo lavoro a farmi una passeggiata con la Zoe e facciamo sempre un appostamento qua praticamente dietro casa mia, perché c'è un prato dove solitamente escono caprioli e cinghiali. Mi piace un sacco filmarli, fotografarli, binocolarli e secondo me anche questo fa parte della caccia. C'è la scala un po' brutta, quindi ci metteremo appena sotto. Adesso ci fermiamo qua una mezz'oretta e sicuramente qualcosa succederà. Usciranno prima caprioli, spero di vedere anche i cinghiali stasera. La scorsa estate sono venuta qua per fare un mini filmato da sola col mio Wrangler. Praticamente mi sono appostata, sono arrivati i cinghiali, solo che stavano salendo proprio il sentiero verso di me. Ho preso una paura matta, infatti sto scappando. Molti pensano che i cacciatori escano solo in periodo di caccia con un fucile in mano. In realtà la cosa bella della caccia è anche questa, uscire nelle stagioni, nei mesi dove la caccia è chiusa, come per esempio me con Zoe, venire qua a guardare il tramonto, binocolare gli animali, fargli le fotografie. Per me non c'è niente di più bello. C'è una femmina di capriolo che ci sta guardando a circa 200 metri. Eccoli, eccoli, bello. Guardalo, guardalo, guardalo.
Solitamente vengono tutte da questa parte, però io ormai me ne frego. Poi ci hanno visto, sono partiti col cannone. Questa mattina siamo sul Coglio, siamo appena arrivati qui per fare una passeggiata a cavallo con Marco, tra l'altro espertissimo, fa gare sella americana. Ci farà fare un giro qui in zona, praticamente siamo sul confine sloveno. Da qui ci sposteremo per andare a caccia in Slovenia a cinghiali, praticamente avremo ancora un'oretta di strada, è proprio al centro della Slovenia. Che non puliva un cavallino! No, vai a mettere un po'. Ho iniziato ad andare a cavallo quando avevo 6 anni, però ho sempre fatto monte inglese, facevo gare di endurance. Questa deve essere la terza volta che monto l'americana, quindi devo riprendere un attimo confidenza, però sono sicura che mi divertirò un sacco. Alla sera vengono a mangiare lì dei cavalli, cinghiali dappertutto, qua ci sono i campi abbandonati. Qua ci sono campi abbandonati perché Nessuno coltiva, perché tanti cinghiali disfano tutto. sì, quindi hanno deciso, ma ce ne sono troppi, non coltiviamo più niente. Poi c'è una zona abbastanza umida, no? Piena di laghetti, di fiumiciattoli. Ma qua in principio era una palude, dopo è stata bonificata. Comunque quando piove non è molto, sempre tutto pantano, tutto scivoloso, però quando ci sono giornate come queste vai via benissimo ed è molto bello. Organizzate passeggiate solo qua oppure fate anche percorsi un po' più lontani? No, andiamo via anche 2 giorni, 3. Che bello, ma in tenda tipo anche? Oppure vi Anche fermate? in tenda, o ci fermiamo, leghiamo i cavalli, dormiamo nel bed and breakfast, oppure stiamo fuori in tenda, sempre legandoli. Bellissimo. Ci si accampa. Beh, me lo fai fare una volta adesso che ci siamo ritrovati. Quello sì. Il Coglio è famoso in tutta Italia per i vini bianchi. Difatti qui ogni 500 metri si trova una cantina, sia dalla parte italiana, zona di Cormons, che dalla parte slovena. Coglio si dice Brda. E paesaggi bellissimi, tutto collinare, spettacolo. Fin da quando ero piccola, il mio primo disegno è stato un cavallo, me lo ricordo ancora, l'ho disegnato con 6 gambe, non si sa bene perché. E ho iniziato appunto ad andare da piccolina fino all'età di 20 anni, poi mi sono fatta male, ho dovuto smettere, però la passione resta sempre, ogni volta che vedo un cavallo impazzisco. E ora che sto meglio ci sto proprio ripensando di ricominciare, una cosa proprio che mi manca tanto.
Questa è tutta la mia zona di caccia qua in Friuli. Qua di solito facciamo le battute al cinghiale, però sono molto legata a questo posto perché oltre a venire a caccia, diciamo che da fin quando ero piccola, a camminare con la bicicletta, a moto da cross, con i cani, sono sempre venuta perché lo reputo il mio pensatoio personale. Ormai questo posto lo conosco come le mie tasche, potrei addirittura dare un nome a tutti gli animali della zona. Aver visto cinghiali stasera mi fa ben sperare per la caccia dei prossimi giorni. Questa caccia, devo dire che anche dopo tanti anni resta la mia preferita, o meglio, quella che mi carica di adrenalina e che mi fa provare le emozioni più forti. In questi giorni ci accompagnerà Massimo a caccia qui in Slovenia con la sua figlia Elena. Conosco Massimo e Elena da 10 anni perché sono miei compagni di squadra al cinghiale in Friuli. Massimo viene qui a caccia da 20 anni e quindi mi affiderò a lui. Grazie. Ci vedo bene però. C'era un capriolo. Appena siamo arrivati però ci ha sentito. Ho già visto, è partito. Il posto è bellissimo perché oltre alla vegetazione e l'aspetto così culinario che mi piace un sacco, ci sono tantissimi tipi di animali, cervi, caprioli, cinghiali, lupi, l'orso. Adesso in 5 minuti abbiamo già visto un capriolo e un branco di cervi, solo che entrambi si sono spaventati, sono scappati. Dobbiamo cercare di fare un po' più piano magari. Mi hanno detto di venire qui, che c'è un'apertura, di guardare un prato che va in giù. Il posto è molto molto bello come paesaggio. È stato difficile secondo me perché ci sono boschi troppo grandi, quindi gli animali tendono a stare all'interno, si sentono più protetti, poi ci sono anche tanti pratini proprio all'interno dei boschi e secondo me gran parte del tempo lo passano lì. Pensavamo di trovare qualcosa qua dietro e invece niente. Abbiamo fatto la prima parte di ricerca stamattina. Dalle impronte si capisce benissimo che gli animali
sono difficili, cioè puoi arrivarli a 100 metri come a 10 metri, il vento che sta cambiando di continuo, non è costante, quindi l'avvicinamento non è per niente facile. Ora continuiamo, facciamo la seconda parte e speriamo che la situazione cambi e di vedere qualche cinghiale in più. C'è un capriolo solo il tagliato, non si vede proprio benissimo, quindi devo mettere a lungo per capire bene cos'è. Ho sentito dei rumori nel bosco e ho binocolato un po', è un branco di cervi. Prima è scappato subito, poi invece siamo andati avanti ancora 10 metri, abbiamo visto gli altri, ma erano proprio vicinissimi a 30 metri da noi. È bello perché quando senti il rumore non sai mai che animale c'hai vicino. Comunque sia dalle impronte che dal numero che abbiamo visto ci sono veramente tanti cervi qua. Bello. Questa mattina purtroppo la cerca non è andata proprio benissimo, abbiamo avvistato qualche animale, cervi, caprioli, ma dei cinghiali neanche l'ombra. Allora adesso abbiamo deciso di andare a controllare le altane, se hanno mangiato del mais che avevano già messo nei giorni precedenti, e abbiamo deciso di posizionarne di altro in modo tale magari di far uscire qualcosa questa sera. Andiamo a vedere. Ho la sensazione che sia passato un cinghialetto da queste parti e non proprio piccolino. Dicono di aver messo del mais giorni precedenti e hanno già mangiato tutto, quindi vuol dire che anche viste le impronte c'è stato del passaggio. Quindi credo rimetteremo un po' di mais e magari stasera sceglieremo proprio questa altana. Vediamo poi cosa dice la guida. Dicevi che questo era pieno, praticamente ieri sera hanno mangiato Era pieno tutto. di mais fuori, ha tirato fuori anche le radici per mangiare. Quanto ne siamo? Massimo diceva di prendere anche come misura, no? Sto bidone, in modo tale che tu quando sei sull'altana puoi capire anche la grandezza del cinghiale. Chiaro che noi possiamo prelevare capi fino a un massimo di 50 kg, oppure anche se è un maschio adulto di 2 quintali, però dobbiamo essere sicuri che sia un maschio. Quindi diceva che di fare attenzione se arriva un cinghiale grande, di aspettare qualche minuto per vedere se escono i piccoli e comunque di valutare molto bene la situazione prima di sparare, giustamente. Ancora? Questa è un'altra opzione che abbiamo per stasera, ma sinceramente a me l'altana di prima piaceva molto, sia come posizione in mezzo al bosco, poi ho visto che c'era molto più movimento. Qua. Abbiamo controllato entrambe le altane, la prima nel bosco e questa invece sul prato. Sono indecisa, là ho visto molto movimento,
Ora voglio solo capire quale utilizzare, più che altro per le probabilità di sparo e dove c'è più luce, dove c'è meno luce. Ora deciderò. Come avete capito, ho scelto l'altana, quella in mezzo al bosco. Il mais che abbiamo messo stamattina ovviamente è ancora lì. L'unica cosa da sperare è che i cinghiali arrivino quando c'è ancora un po' di luce. Ci vuole tanta fortuna nella caccia, lo sappiamo. Questa è l'ultima sera, quindi incrociamo le dita. Ogni volta che caccio dall'altana mi capita una cosa buffa. Durante l'attesa mi immagino animali sbucare da ogni angolo che per un attimo sembrano anche reali. Ovviamente nella mia immaginazione appaiono solo super trofei a distanze molto ravvicinate, in pratica situazioni che forse ti capitano una volta nella vita. E dopo qualche secondo torno nella vita reale e mi accorgo che magari c'era solo il rumore di qualche foglia spostata dal vento. Sono dell'idea che è meglio mangiare prima che possono arrivare i cinghiali, no? Cosa dici? Purtroppo il tempo di cacciare qui in Slovenia è finito e non è andata come volevamo, nel senso che le impronte ce n'erano tante, ma purtroppo non abbiamo fatto neanche un avvistamento. Che dire, la caccia è questa. A me dello sparo non è che interessa più di tanto, però mi sarebbe piaciuto, visti i posti, visto il numero di impronte, gli animali, di vedere qualcosa di più. Probabilmente voi vi riconoscerete anche in questo, succede spessissimo che si vada a caccia 1, 2, 3 giorni senza riuscire a vedere l'animale che si deve prelevare. Però io sono comunque felice di essere stata qua a caccia e solitamente non è che mi rattristisco se non prendo qualcosa, quindi per me va bene così.